Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in un ambiente un po' insolito, ma come vi avevo detto già tempo fa, avremmo introdotto dei superalcolici, del bere bene all'interno del canale. E perché non farlo con Francesco, che è un amico proprietario del bar XO, che chiaramente avrete visto nell'introduzione al video, nel piccolo video introduzione, e che oggi ci parlerà del rum. Sbaglio, Francesco? Sì, vi parlerò del rum, o meglio, farò una chiacchiera con un amico sul rum, in maniera tale che anche lui possa sapere qualcosa di più su questo splendido distillato. Allora, diciamo che relativamente al rum, gli ho chiesto di iniziare con il rum perché il rum di fatto è la bevanda che conosco meglio, nel senso, essendo mia moglie venezuelana, questo lo sai, lì si beve il rum, per lo più caciche oppure beviamo il diplomatico, insomma ce ne sono vari di rum. Quindi Francesco, facciamo finta che io oggi sono entrato e ti chiedo un bel rum, che mi consigli di bere? Innanzitutto ti chiederei se vuoi un rum agricolo o un rum industriale e soprattutto ti chiederei se sai la differenza. Oh, allora io ti dico che oggi quando sono entrato qui da te ho visto che qui dietro, adesso ragazzi non so se lo leggete, ma comunque qui sul suo scaffale con tutte le bevande leggo industriale, ron, che è come si dice rum in spagnolo, poi rum e agricolo. Qual è la differenza tra tutte queste bevande che apparentemente sono la stessa cosa ma probabilmente no? Esatto, praticamente le persone pensano che i rum sono tutti uguali, in realtà sono differenti tra loro. La differenza principale nei rum è Guarda lì, guardiamo qua in questa camera. Scusate, qui non è adesso. che sono abituato a queste cose. Ragazzi, mi Francesco, adatterò. mo ci sistemiamo. Francesco è tesissimo perché non è abituato a fare queste cose, ma diciamo è un gioco, quindi siate anche clementi con me e con lui per questo gioco che facciamo. Grazie. Dicevamo il Rum agricolo e industriale. Sì. Qual è la differenza? Praticamente la differenza sta nella parte che andiamo a distillare. Perché Ok. tu sai benissimo che il rum è un distillato. Sì. Che cos'è un distillato? Partiamo da lì. Un distillato è una qualsiasi cosa che partendo da un qualcosa io ottengo quel qualcosa. Tu dirai tutti sti qualcosa, per carità della verità. Cerco di farla il più semplice possibile. Se io vado a distillare un cereale, magari posso ottenere un distillato di cereali. Se Sì. vado a distillare una pianta, posso ottenere un distillato di quella pianta. Sì, diciamo una grappa, un whisky. Esatto, sono tutti distillati. Quello che cambia è quello che vai a distillare e nel nostro caso cambierà anche la parte di quel qualcosa che andremo a distillare. Ok. Quindi il rum, sai che cos'è? È un distillato della canna da zucchero, della cagna. Esatto, perfetto, è un distillato della canna da zucchero. In base alla parte della canna da zucchero che vai a distillare, potrai ottenere o un rum agricolo o un rum industriale. Ok. Quindi ok. il rum agricolo, praticamente una volta che la canna da zucchero è arrivata a maturazione, viene spaccata, Sì. il liquido vero e proprio che esce dalla canna da zucchero, quindi diciamo la linfa vitale della pianta, viene presa, messa in alambicco, distillata e quindi dalla distillazione del liquido vero e proprio della canna da zucchero ottengo un rum agricolo. Ok. Per il rum industriale c'è un passaggio precedente. La canna da zucchero arrivata a maturazione viene spaccata, si prende il liquido, quel liquido viene centrifugato. Ok. In fase di centrifugazione, nel centrifugatore rimane attaccata alla parete una sostanza grigiastra che si chiama melassa. Ok. Quando tu non vai a distillare l'intero liquido ma soltanto la melassa, ottieni un rum industriale. Ho capito. Ok? Quindi il rum industriale, adesso io parlo a braccio, quindi il rum industriale di fatto dovrebbe costare di più in teoria perché c'ha un processo in più e soprattutto produci meno prodotto, immagino. No, diciamo che non è proprio così, diciamo che il costo di un distillato è vero che lo fa i processi di produzione, il reperimento della materia prima, eccetera, Sì, sì, eccetera. sì. Però nel caso del rum
No, il costo lo fanno sia queste cose che altre cose, ma non dipende da se distillo la melassa o distillo l'intero liquido. La differenza la fa che una volta che hai distillato la melassa, tu praticamente ottieni un rum, un distillato, a cui poi dovrai per forza di cose aggiungere un qualcosa. Un qualcosa che possa essere un dolcificante naturale come il miele di acacia, un colorante magari naturale in base a quanto puoi far stare il tuo rum industriale in botte, mentre per il rum agricolo non c'è mai aggiunta Quindi è puro. di niente. È puro e diciamo è caratteristico del paese nel quale viene prodotto. Oh, quali sono i paesi che producono rum? Diciamo Si la Latino produce- America immagino tutta. Sì, si produce rum in tutto il mondo fondamentalmente. Eh sì, perché ce n'è uno filippino, no? Se non sbaglio, Sì. me l'hai fatto vedere prima. Sì. Il Don Papa, no? È filippino quello lì. Il Don Papa, sì, che è un rum Che era, ragazzi, era perché è questa è finito. vuota. Però arriva domani, se qualcuno lo volesse, arriva domani. È un rum, sì, che è fatto nelle Filippine, è un rum industriale, è un rum che quando voi lo berrete, lo assaggerete, lo proverete, vi accorgerete subito che rimane molto dolce, molto speziato, molto profumato e ha una colorazione molto scura. Questa colorazione in parte è data dall'invecchiamento del rum. Ora io ti dico la e in verità. parte è data dall'aggiunta di caramello che è caratteristica fondamentale del suo rum. Ok, io ti dico la verità, io questo rum a casa ce l'ho. Sì. La bottiglia non è finita ma è a metà, ok? E presto scenderà. A me piace molto. Trovo che sia un ottimo prodotto, diciamo anche con un prezzo equo secondo Sì. me, per quello che è. Qualità-prezzo è Qualità-prezzo ottimo. è buona. Sinceramente mi è stato regalato tempo fa e quando io sono andato poi dopo a leggere, no? Perché io sono a leggere qui, voi vedete, c'è scritto vabbè, invecchiato in botti di oak, di quercia e poi dopo insomma alla fine c'è scritto made in Filippine. A me questa cosa mi aveva parecchio stupito perché non me lo aspettavo, io pensavo i rum fossero soltanto del Sud America. Esatto, però in realtà non è così. Diciamo in tutti i paesi dove c'è la possibilità anche di importare materia prima, distillarlo, poi per forza di cose se la distilleria si trova, esempio, Ma questo è bellissimo, sembra uno champagne. il Gosling, sì, è un Io annuncio prodotto di... Caspita. Questa è una riserva, una bottiglia caspita. numerata. Caspita. Però per esempio qua la materia prima viene importata e poi viene distillato in Inghilterra. Ah, ecco. Quindi Però c'è scritto prodotto delle Bermuda, beh, Esatto, giustamente, perché e nelle poi Bermuda- importato e imbottigliato Kentucky, Hamilton, Bermuda. Caspita, Sì. questa è una cosa che non conoscevo. Molto interessante. Qui vedo che ce n'hai tantissimi. sì, ho tantissimi rum agricoli e industriali, tanti, non lo so, ci sta una scelta ampissima e... Ecco, là Non so. io vedo che c'hai il diplomatico, che è quello che io conosco, è una riserva quella che hai tu, non Sì, sbaglio? il diplomatico che ho io è una riserva, esiste poi una riserva esclusiva, Ok. è un rum venezuelano. Questo è il rum venezuelano. Sì. E a fianco vedo che c'hai anche il Kraken, che è un altro rum che io conosco, che è sostanzialmente un rum. Questo immagino che sia un industriale a questo Sì, punto. è un industriale, È un industriale questo perché c'è l'aggiunta di. c'è l'aggiunta di caramello e spezie varie, è ottenuto distillando la melassa, ma la caratteristica proprio che principe del Kraken è che, come leggi sull'etichetta, è scritto Black Spiced. Ah, Quindi questo è un rum, spiced sta per speziato e black sta per rum nero. ok. Sì, Quando lo vai a effettivamente è scuro. versare, Sì, sì, diciamo, lo nel conosco, bicchiere, il uno Kraken. pensa, ah, è tanto invecchiato, no, in realtà è un black rum. Ok. Sì, perché poi dopo il rum c'è sia il bianco che lo scuro, insomma. Esatto. Qual è la differenza? La differenza tra il bianco e lo scuro, innanzitutto
Sai benissimo che quando si attiva un processo di distillazione è come un processo di purificazione, quindi qualcosa che tu vai a distillare per forza di cose cambia il suo colore, che è tendente al bianco. Certo. Di partenza noi abbiamo la materia prima che è la canna da zucchero, quindi quel bianco che otterremo non sarà mai un bianco, Certo. ma sarà sempre un bianco sporco. Ah, E adesso la tua domanda è: perché magari il Bacardi è totalmente bianco? perché è filtrato. Perché i rum bianchi in natura non esistono. Quando li vedete bianchi è perché subiscono un processo di filtrazione su carboni attivi. Questi carboni trattengono la pigmentazione benché minima Sì. del distillato ed esce totalmente bianco. E qual è lo scopo di fare questa cosa? Lo scopo di fare visivo. Lo scopo di fare questa cosa, sì, è uno scopo tra virgolette visivo, è comunque un rum che non subisce un invecchiamento in botte, quindi Sì. non subendo un invecchiamento Non sarà poi così colorato. non sarà né così colorato né tantomeno il suo Saporito. prezzo, no, il suo prezzo sarà tanto elevato perché Certo, comunque il processo certo, di certo. produzione Cioè, finale è più più corto. breve, certo. Esatto. Però il rum bianco è il rum che viene utilizzato per la miscelazione. Adesso ti racconto una storia. Quando siamo andati in Venezuela con mia moglie l'ultima volta, ancora la situazione era fattibile, insomma, non c'era il regime che c'è ora. E praticamente io comprai 2 bottiglie di Cacique che erano numerate. Sono tornato in Italia e Bravo, proprio Una questo. bottiglia di Cacique Proprio antiguo. questo, Cacique antiguo. E praticamente bravissimo, è proprio questo. Mi disse un ragazzo che c'è un'enoteca, dice: ma questo tu non lo bevi, vero? Dico: no, io l'ho preso per berlo. e mi ha detto, dice: guarda, queste qui sono l'ultimo step prima del top della Cacique, che io non sapevo nemmeno che esistesse. Praticamente questi qua che fanno? Tu gli dai $10.000 e loro ti fanno una botticella di rum da 5 litri, quindi prendete $2.000 al litro viene sto rum e te la tengono lì. Tu lo vuoi domani? Tu li chiami e dici: guarda, io mi serve 1 litro. Quelli lo prendono, lo imbottigliano e te lo mandano con UPS. Ovunque tu sei nel mondo. Adesso non so se fanno più questa cosa qui, considerato il momento storico che sta vivendo il Venezuela, però ecco, quello mi sarebbe piaciuto tanto assaggiarlo. Questo lo conosco bene, Tanta quell'altro. roba. Sì. Sì. Ho capito, molto bene. Che altro ci vuoi dire sul rum? A parte che mo, voglio dire, sarà il caso assaggiarne uno, no? O me vuoi male? Vogliamo assaggiare? Come lo vuoi assaggiare? Ma non abbiamo parlato degli agricoli, che comunque... Parliamo degli agricoli, bravo. Oh ragazzi, io vi dico tra l'altro che con Francesco stiamo lavorando a un progetto dove lui praticamente adesso farà un video corso che potrà essere acquistato e che troverete qui sotto in descrizione, se non in questo video, nel prossimo. Mediamente abbiamo intenzione di far uscire un video al mese, no? Su questo argomento, anche perché poi dopo a un certo punto i distillati finiscono e quindi farli uscire tutti insieme è riduttivo. E quindi poi, se vorrete approfondire sia le caratteristiche dei vari distillati piuttosto che anche come vengono bevuti o come si preparano determinati cocktail, vi suggerisco poi di andarvi a vedere questo corso di Francesco, che tutto sommato ha un prezzo più che accessibile e che, diciamo, è a disposizione di tutti. Dicevamo, Rum agricolo. Ho preso ti faccio vedere, il rum agricolo, diciamo, che un po' tutti conoscono, però 12 già anni. dalla lettura dell'etichetta uno riesce a capire tante cose. ok, allora parliamo di questa etichetta. Aspetta, prendo il microfono, ecco qua. Dicevo, parliamo di questa etichetta. Allora, è un rum... Da questa etichetta vediamo, Pasquale, che cosa riesce a vedere Allora, o a capire. capisco che è invecchiato 12 anni. Perfetto. Quando trovate su una bottiglia di rum un numerino, quel numerino corrisponde agli anni di invecchiamento. Che poi è quello che succede anche con i whisky, eccetera, eccetera, no? Sì, Immagino sia prodotto in Martinica. è prodotto nella Martinica, nell'isola di Martinica. Su tutte le bottiglie di rum, quando il rum agricolo è specificato agricole. Quando non trovate la scritta agricole, a meno che non è una scelta della distilleria, che può capitare raramente, il rum che avete di fronte è un rum industriale. Oh, Altra cosa che noto qua, che Pasquale ha notato la scritta rum e ron.
Qui potete vedere la scritta rum con l'H di fronte. Questa scritta praticamente vuol dire che questo rum è prodotto, in questo caso in un'isola, che è l'isola di Martinica, o comunque prodotto in una zona che ha subito colonizzazione francese. Mentre la ecco. scritta Ron E colonizzazione spagnola. Esatto, perfetto. Mentre la scritta rum senza l'H è semplicemente la traduzione italiana di ron o rum con l'H. Ecco qua. Ok. Questa è una cosetta E questo in più. io comunque sempre il naso dentro ce lo devo mettere. Questo lo senti meno forte come. Lo senti meno forte, meno speziato, probabilmente un po' più legnoso, perché praticamente qui c'hai l'essenza vera e propria della canna da zucchero della Martinica. Ok. Se noi andiamo a prendere un rum agricolo, magari giamaicano, Sì. avrà delle caratteristiche date dalla canna da zucchero. Sai che ne ho comprato uno di rum giamaicano? Perché tu la barba non te la fai. Questo cioè, stiamo su un canale che si chiama The Italian Shaver. Tra l'altro lui ha le sue magliette XO Extra Old, che è il suo locale, e che abbiamo deciso che dalla prossima volta, no? Facciamo questa joint venture, sarà solo XO perché è corretto dare a lui, no, lo spazio pieno. Comunque, dicevo, stiamo sul canale The Italian Shaver e lui non si fa la barba, questa è una cosa grave. Ti dicevo, io però la barba me la faccio e uso il dopo barba, e quindi mi sono fatto un dopo barba fatto in casa da solo, ok? E come l'ho fatto? L'ho fatto con un rum giamaicano, perché questa è la ricetta, no, che utilizzavano i pirati quando questi scendevano dalla nave, puzzavano come cani, e quindi avevano bisogno di una cosa che profumasse, ok? E coprisse questo odore di stantio che c'erano addosso, e quindi loro utilizzavano il Bay, il West Indies Bay, che è un pepe di fatto. Poi hanno scoperto che mettendolo a macerare nel rum potevano farne una colonia. Ok, e io questa cosa l'ho fatta a casa. Se tu non avessi usato farti crescere la barba e l'avessi tagliata come fanno i maschi peraltro, capito? Ragazzi, scherzo, la barba si può tenere anche lunga. E ti avrei regalato un pochino di questa cosa, anche se non so se lo sai, la legge italiana prevede che non si possano distribuire cosmetici anche a titolo gratuito non fatti in laboratori specializzati. Questa cosa l'ho scoperta da poco, vabbè. Comunque, tornando al rum, questo quindi è un agricolo. Se tu dovessi consigliare, ecco, un agricolo, un industriale, cosa consiglieresti? A una persona che vuoi bene, non a una a cui non vuoi bene. Ciao. Sì, non ti preoccupare. Dopo li vediamo, Rum Zana. Zama, questo è Madagascar il prodotto, quindi. Un rum agricolo fatto in Madagascar, è un millesimato del 1998, e questa che vedete fuori è praticamente la corteccia della canna da zucchero da cui è stato prodotto. Viene utilizzata per ricoprire poi la bottiglia. Caspita, E questo è un prodotto, cioè è il rum agricolo più buono che ho qui. Questo è bello alcolico. Sì. Questo è bello alcolico. È un prodotto. No, ma. Ah, vedete, qui la bottiglia è numerata, effettivamente, l'otto numero, questo si risale sicuramente addirittura all'otto di produzione. Queste chiaramente sono cose che paghi. Questo è un altro rum agricolo Questo importante che ho. Come vedete sull'etichetta sono specificate tante cose. La particolarità è che riposa 10 anni in una botte dove prima c'è stato del cognac, che gli dà una nota e un colore che, come vedete, Sì, è più ambrato nonostante abbia un invecchiamento. Questo è chiuso, non lo annusiamo, non fa niente. Questo qui invece. Questo Questo- invece è un industriale. Questo è un industriale, è uno dei rum che preferisco. È un Perché Eldorado, è 21 anni. invecchiato 21 anni e gran prodotto, gran prodotto. Tra i rum invece, diciamo più blasonati, che comunque tutti conoscono, Sì. tutta una linea di Zacapa dall'XO Sì, Zacapa Extra Old, questo qua glielo ho comprato un po' a Royal. mio padre che ce l'aveva a casa. al 23 normale, e poi ho anche una serie limitata
Caspita, come E scuro questo si trova poco in giro. Questo è molto scuro. Sì. Ecco, quindi insomma, come abbiamo capito da questa chiacchierata, il rum, allora, per quanto mi riguarda, può essere sia una bevanda sociale, nel senso che prendi un rum che ha un costo più che accessibile, Sì. e te lo bevi con gli amici, casomai mischiato alla Coca-Cola o in un cocktail qualsiasi. Poi parliamo anche dei cocktail al volo, ma insomma può essere sia una bevanda sociale che una bevanda meditativa, perché io non penso che insomma noi a casa ci apriamo una bottiglia che casomai costa 150 euro e ce la beviamo nella Coca-Cola. Cioè io, per dire, è evidente che utilizzerei casomai un rum, non dico di bassa qualità, perché bere male secondo me non vale la pena, quindi, però un rum meno impegnativo. Un rum è sicuramente meno impegnativo e un rum, se per poco impegnativo intendi che non sia un'esplosione di sapori, perché sennò andrebbe a modificare quello che è il risultato finale Della miscelazione, che è il nostro esatto, quindi un rum meno impegnativo lo possiamo utilizzare per creare dei blend, dei drink che di fatto sono, no, un miscuglio di varie cose, mentre un rum più strutturato lo utilizzerei per berlo casomai. Ecco, io non fumo più, sono 6 anni che non fumo più, quindi i sigari su questo canale non li vedrete mai, però casomai potremmo utilizzarlo accostato a un sigaro, cosa di cui, se non sbaglio, hai detto che parlerai nel tuo videocorso anche, ecco, e lo troveremo accostato a un sigaro piuttosto che a della cioccolata o piuttosto che a del lime con della polvere di caffè, o del lime con della granella di zucchero di canna. Esatto. Sono tanti modi per poter bere il rum. Certo. Allora Francesco, mo abbiamo parlato di un sacco di cose. Sì. Ci siamo scordati qualcosa su sto rum? C'è qualcos'altro che vuoi dire? Ci sarebbero anche altre cose, però io non so se magari ti sto annoiando quello che No, è. allora a me non stai una annoiando. cosetta forse carina è da spiegare alle persone, perché anni fa, quando Zacapa, la vendita di Zacapa esplose in the world, nacque una diatriba riguardo alla metodologia con la quale viene prodotto. Mhm. Penso che, non so se tu lo sai, gli altri lo sanno, comunque la metodologia di produzione dello Zacapa, come per altri rum o come per altri vini liquorosi, come è il metodo Solera. Ok, che vuol dire? Che vuol dire? Praticamente prendo la bottiglia, qui Eccola qua. se tu guardi l'etichetta praticamente c'è un numerino 23 e poi c'è scritto sistema Solera. Ok, Che cosa vuol dire questo? non lo so. Tu però se leggi il numero 23, che cosa 23 anni. 23 anni. In realtà in questa bottiglia c'è un rum che ha le stesse qualità che avrebbe qualora fosse invecchiato 23 anni nella stessa botte. E invece? Invece, attraverso questa metodologia vengono accelerati i tempi, perché Ok. praticamente come funziona? Noi abbiamo, diciamo, è un sistema di botti e un gioco di travasi. Noi abbiamo delle botti invecchiate 23 anni. Da Ok. questa botte andiamo a prelevare non più del 25-30%. Lo sbocchiamo, andiamo a imbottigliare e noi abbiamo un distillato invecchiato 23 anni. Sì. Che cosa succede? Dalle botti successive collegati con dei tubi, poi magari nel videocorso vi farò anche uno schema per farvi capire, Sì. tanto lo levo e tanto si riempie. All'ultimo piano di questo gioco di travasi c'è praticamente una botte madre, mentre i vari strati si chiamano tutti criadera, ossia tutti figli Sì, della figli madre. figli di... Tanto lo tolgo e tanto rum giovane di quell'anno entra, quindi che passa dalla madre al primo figlio, al secondo figlio, Vabbè, mischiandosi. però questa è una... Ok, io ho capito di Sì. che cosa intendi, qual è il metodo. Però diciamo che non è molto differente dal metodo che si usa per il vino da porto. Esatto, la Sì. metodologia è la stessa, però tante persone
magari dicono ok, questa metodologia sarà vera, non sarà vera, ci credo, non ci credo, funziona, non funziona. Vabbè, devi credere al marchio. Essendo però una metodologia riconosciuta a livello internazionale, secondo me c'ha il suo fondamento. Io credo che, Però, nel senso, come vedi, è sempre specificato, perché Sì, ti sì. dice Pasquale non è 23 anni secchi in botte, è Sì, 23 anni, ma è fatto con metodo Solera. è un quindi- blend sostanzialmente. Esatto, è un blend di varie annate, però togliendo la quantità giusta e aggiungendo quella giusta, Sì. ottieni un prodotto standard con le stesse caratteristiche che avrebbe tra 23 anni senza stoppare il mercato mondiale, Ok. perché poi questo... Guarda di là, tu ti giri sempre verso di me, guarda là. Ok? Abbiate pazienza ragazzi, questa è la prima volta che facciamo questo gioco e vediamo poi col prossimo video sicuramente metteremo in bolla un po' di cose, le sistemiamo. Molto bene Francesco, quindi io ti dico che tutta questa cosa, no, che mi hai detto sul sistema Solera in realtà l'ho ritrovata quando sono andato a visitare le cantine da Porto. Sì, e quindi anche perché la metodologia è la stessa e viene presa e utilizzata. è utilizzato. Esatto. Quindi non mi stupisce, io credo sempre ragazzi che poi dopo quando andiamo a bere noi ci dobbiamo fidare di chi produce il rum. Certo. Cioè non è fidarsi del sistema o non fidarsi del sistema, perché tutti i produttori possono essere seri o non seri, il sistema poi è valido se internazionalmente riconosciuto, altrimenti non lo è. Allora, dopo che abbiamo parlato di tutte queste cose, ti chiedo un ultimo accenno sui cocktail che si possono fare con il rum e poi ritengo che salutiamo i nostri amici e ci vediamo alla prossima, insomma. I cocktail che si possono fare con il rum sono tantissimi. Ok? Tra il cocktail principe a base di rum è sicuramente il mojito che tutti conoscete. Il mojito, quindi. Esatto. Il mojito che è un drink, vabbè, che io adoro, soprattutto in estate. Ne conosco tantissime varianti in modo da poter soddisfare a 360 gradi la mia clientela. Certo, certo. Non lo so, vuoi sapere qualcosa in più? Mi vuoi dire qualcosa in più? E dai, te la dico, via. E dimmela va. Praticamente prima parlo di varianti. Innanzitutto sai che cos'è la variante di un drink? No. Praticamente la variante non è altro che cambiare una delle componenti che costituiscono il drink con una componente della stessa classe merceologica. Ok. Tante persone vai nei bar e ti dicono lo vuoi provare una variante di questo, poi in realtà non partendo da questo concetto fanno un altro drink. Ok. Quindi quando parlo di variante del mojito, il mojito com'è fatto, Pasquale? E non lo so. Praticamente Diglielo. abbiamo una base pestata costituita da del lime Mhm. e poi vi dirò magari nel corso qual è la quantità giusta di lime da mettere dentro. Certo, non c'è dubbio. Menta, quanta menta, quale parte della menta, perché si vedono certe cose in giro che mi fanno rabbrividire. E poi dopo noi abbiamo la componente alcolica costituita dal rum Sì. e una componente, diciamo, gassata costituita dalla soda, la Ok. cosiddetta acqua frizzante che esce dalla soda gun, che sarebbe la pistola Mhm. dalla quale esce la Coca-Cola, la limonata, la Sì, soda. sì. Quando vai a fare una variante, Pasquale, quali sono le componenti che puoi cambiare? O la componente rum Sì. o la componente gassata, quindi la La soda. soda. Se vai a cambiare il rum, lo devi cambiare però con che cosa? E non lo so. Con un altro distillato che ha le stesse caratteristiche. Mhm. Io non posso togliere il rum e mettere la vodka alla pesca, No, certo, perché certo. comunque chiaro. sono merceologicamente due cose diverse. Diverse. Uno è un liquore e uno è un distillato, uno è Certo. una base e l'altro è un liquore modificatore. Certo. Magari tanti concetti di quelli che ti ho detto non li conosci, però è così che si fa una variante. Ok, Ok? ho capito. Oppure vai a cambiare la parte gassata, quindi sostituisco la soda con cosa? Posso sostituirla con il ginger beer, posso sostituirla con l'acqua tonica, con la limonata, comunque con qualcosa che contenga bollicine, quindi anidride carbonica, e che abbia o meno sapore. Nel caso dell'acqua non ce l'ha, nel caso della limonata
sa di limone, nel caso dell'acqua tonica sa di chinino, nel caso del ginger beer sa di zenzero, tante eccetera, cose. eccetera. Quindi quando uno va a costruire una variante deve fare una cosa mirata. Sì, però non andiamo a dire troppo perché sennò mo questi Esatto, qui, il corso esatto. poi dopo casomai Esatto. gli poteva interessare, non gli interessa più. Va bene, vi dico allora una sola variante del mojito, che è la variante diciamo più bevuta nel mio locale. Si chiama Mojito Fidel. Mojito Fidel perché? Perché è il mojito che beveva a Cuba Fidel Castro, Ok, dove si utilizza invece del rum bianco soltanto rum scuro, ok. possibilmente un black rum, e a posto della soda viene messa la birra alla schiena. Figo questo. Quindi Una noi volta me lo abbiamo- fai assaggiare. Esatto. È una bella variante. Adesso ragazzi, io avevo pensato, no, per terminare il video di fare una mescita, un assaggio, ma qui ragazzi lo stiamo facendo in piena estate sto video di pomeriggio. Se io mi bevo un rum adesso penso che mi trovate steso per terra qui, e a lui pure, che deve lavorare fino a stanotte, perché poi dopo la verità è che fare questo video questi video porta via tempo, e chiaramente lui ha un bar, quindi è aperto sempre, quindi non c'è un momento libero. Quindi io, ecco, se volete veramente esprimere un ringraziamento nei suoi confronti nei commenti, fatelo, perché chiaramente lui ci sta dedicando del tempo a questa cosa, che il tempo è fondamentale nella vita. Niente, io aggiungo un'ultima cosa. Sì. Spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio Pasquale per aver fatto questa cosa insieme in amicizia, perché comunque non è stato mai un cliente, è stato sempre solo un amico. E io chiedo scusa se qualche volta mi sono o impicciato. Però No, per non me ti è preoccupare, la prima volta. non ti preoccupare, tu dovresti vedere i video che facevo io all'inizio, era un disastro perché non riuscivo a guardare in camera, e penso che sia normale. Aggiungo un'ultima cosa io, ragazzi: se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale se vi è piaciuto, e attivate la campanella di notifica. Per il resto trovate tutto quanto in descrizione qui sotto, ok? Incluso anche il video corso di Francesco, e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao! Ciao!